Un libro ripropone gli interrogativi sul suicidio di Armida Miserere, direttrice del carcere di Sulmona. È suicidata con la pistola d'ordinanza, sparandosi un colpo alla testa. Armida Miserere. È il 19 aprile 2003. Il corpo di Armida Miserere, 47 anni, originaria di Casacalenda, è stato trovato la mattina all'interno del carcere, in un appartamento, quello della direttrice, pieno di foto di Umberto Mormile. Mormile era il compagno di Miserere, educatore del carcere di Opera, freddato da due killer 13 anni prima. È una storia tragica quella di Armida Miserere, la ricostruisce in un libro inchiesta Cristina Zagaria, giornalista della Repubblica. La ripercorriamo insieme ai parenti e agli amici di Casacalenda. Ricostruiscono gli ultimi momenti, ancora sconcertati, parlano della lettera di addio ritrovata accanto al cadavere con i resti di un cuscino usato per filtrare il colpo di una calibro 9. Una lettera sulla quale voi amici avete avuto qualche perplessità. È così, tu trovi che ci siano delle incongruenze? Ma delle incongruenze nella scrittura, perché sembra diversa. Una prima parte della lettera sembra una grafia più sicura, più come che corrisponde di più alla sua. La seconda parte non sembra, almeno questa è stata la nostra impressione al momento. Però più di questo, anche alcune cose dette non ci sembravano quelle che poteva dire Armida, ma è anche vero che è una persona che stava attraversando una linea di confine, quindi non lo sappiamo, poteva forse anche essere lei. La storia di Armida Miserere è legata a doppio filo all'incontro con Umberto Mormile. Lo aveva conosciuto all'epoca del primo incarico come vice direttrice nel penitenziario di Parma. Il loro amore viene interrotto dall'omicidio. La cronaca di allora parla di una vendetta per permessi che Mormile non avrebbe dato a detenuti mafiosi, poi di un giro di droga all'interno del carcere di Opera, rispetto al quale l'educatore avrebbe chiuso un occhio, poi ancora di un attentato della Falange Armata. La verità uscirà fuori nel 2004, a un anno dalla morte di Miserere. A uccidere Mormile, si apprenderà, era stato un affiliato all''ndrangheta. Umberto è stata la sua vita, il suo amore, e tutto quello che è accaduto dopo era sempre nel ricordo di Umberto. Armida Miserere inizia ad indagare sulla morte di Umberto Mormile. Raccontava di questo percorso a ritroso. Sì, raccontava delle cose anche scottanti. Io non è che seguissi poi un po' la cronaca giudiziaria, però lei mi anticipava delle cose, la storia del perché della sua uccisione, chi fossero gli assassini, lei lo sapeva già dal 93. Dall'inizio della carriera al carcere di Parma alla morte avvenuta 20 anni dopo, Armida Miserere dirige stabilmente o con incarichi temporanei tutti gli istituti circondariali più caldi d'Italia. Il carcere femminile di Voghera, quando era popolato di brigatiste rosse e ospitava in isolamento il banchiere piduista Michele Sindona, il penitenziario di Lodi con i suoi boss pugliesi e siciliani, il supercarcere di Pianosa con una folta presenza di boss mafiosi, tra loro Nitto Santa Paola. Poi Lucciardone a Palermo, e lì la Miserere sorveglierà sulla detenzione di Giovanni Brusca, l'esecutore dell'omicidio Falcone. La ritroviamo in ogni snodo della storia criminale del nostro paese, dalle Brigate Rosse al terrorismo legato ad Al-Qaeda, a far rispettare le regole del mondo celato dietro le sbarre. Chiamata spesso dal direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giancarlo Caselli, non rifiuta mai i penitenziari più difficili e si diffonde la fama di donna dura. Nei corridoi del Lucciardone leggiamo nel libro Miserere i mafiosi la chiamano femmina bestia. La mandavano sempre nei posti pericolosi, diciamo, e lei andava perché si sentiva di farlo. Spesso viene ritratta come femmina bestia Lucciardone, piuttosto che come la marescialla o il marine della situazione nei penitenziari. Svolgeva il suo lavoro con serietà, con coerenza. Il fatto che poi fosse una donna, questo forse poteva infastidire la mentalità maschilista mafiosa, però di una correttezza specchiata. Nessuno ha potuto mai dire nulla sul suo rigore professionale, quindi, ripeto, sono commenti che facilmente si lanciano alle donne per il fatto di essere tali.
Tra le missioni continue, il dolore per la morte della madre e dei 2 cani inseparabili che trova avvelenati nel suo appartamento a Palermo quando lavorava a Lucciardone, trascorrono gli ultimi anni della vita di Armida Miserere, fino a quell'aprile di 3 anni fa. Secondo me lo Stato ha chiesto molto a questa donna che non aveva più nulla da perdere, era rimasta sola, secondo me ne ha abusato della sua professione. L'ultima immagine di Armida dunque tornava stravolta, sudata da una di queste mattinate di corsa. Non era l'Armida che avevo conosciuto io, forse era un'Armida che si stava arrendendo a delle cose. Io la ricordo che ride, con delle risate, belle risate che facevamo insieme quando così da donne nei nostri discorsi magari beccavamo qualcuno, ma veramente ho un'immagine solare di lei e cerco di mantenere viva sempre questa immagine perché mi riempie di gioia ricordarla così.